La mia domanda è come si sente quando accende la TV e vede il telegiornale di tutte quelle donne uccise in guerra o nel mondo? Grazie di questa domanda. In guerra e nel mondo io faccio una cosa forse un po' meschina, penso che sono tanto fortunata ad essere nata in questa parte qua del mondo, ed ecco perché poi parlando con magari con mia figlia che ancora sta crescendo, che è ancora piccolina, spero sempre che lei, anche raccontando storie come queste, spero sempre che lei apprezzi quello che ha, perché in altre parti del mondo non è così, mancano dei diritti fondamentali, no? Quando leggo delle donne, diciamo, nel mondo in guerra, a volte leggo di donne uccise, e quindi sentirai anche tu il telegiornale qui in Italia, no? Dove invece potremmo vivere, insomma, in qualche modo tranquilli da questo punto di vista. E poi succede che ci sono quelli che chiamano femminicidi. Quanti anni hai? Sì, 12 anni, sei alle medie dunque. Avete sentito parlare di femminicidi? Sono donne che si chiama femminicidio perché non è un omicidio che vale per tutti quanti, per uomini e per le donne, ma femminicidio significa proprio che questa persona, questa donna è stata uccisa in quanto donna, nel senso che per una questione legata molto spesso a un rapporto non sano, chiamato cosiddetto d'amore, ma che invece è di possesso. Quindi poi sentite al telegiornale uccisa per mano del suo ex. Sono sempre donne che magari hanno voluto distaccarsi, hanno voluto concludere una storia d'amore, che d'amore evidentemente non era, e che, alle quali non è stato permesso. Questo significa che c'è una parte, una piccola parte, che però vedi arriva la cronaca così, della popolazione maschile che è stata diseducata a un certo tipo di mentalità, che ha fatto credere a questi uomini di essere proprietari della propria ragazza, di essere proprietari della propria donna, padroni. E questa è un'idea folle, no? Ti sembra folle questo? Questa è una follia. Eppure ci sono molte persone ancora che pensano questo e che poi impazziscono. E non parliamo di follia conclamata, significa che hanno la convinzione, non parliamo di persone che sono in cura dallo psichiatra e che quindi hanno un problema, diciamo, reale. Noi parliamo di uomini che vivono serenamente nel mondo con gli altri e poi compiono questi gesti e questi crimini. Questo sta ancora succedendo. Io volevo raccontare in questo film quello che accade, perché le cronache ce lo raccontano, ma ce lo racconta anche come dire, gli studi rispetto a quello che sta accadendo nel nostro paese oggi, ci dicono che succedono sempre delle stesse cose, le stesse dinamiche in una coppia. Allora mi piaceva raccontare quello che accade oggi e ambientarlo nel passato, perché nel passato era tale e quale, ma nessuno ci faceva caso. Adesso invece diciamo alle ragazze: quando vedete una cosa del genere siete state molto sfortunate, avete beccato uno di quegli uomini che la pensa così e che può diventare pericoloso. Non dovete andare avanti in un rapporto del genere perché non porta da nessuna parte se non a un epilogo tragico. Se non è la morte, sono comunque delle cose, insomma, hanno a che vedere con la violenza, che appunto non c'entra niente con l'amore. Quindi io quando sento, tornando alla tua domanda, le notizie, penso di essere fortunata a vivere da questa parte del mondo, penso di essere fortunata ad essere italiana, penso di avere un compito come donna, ma non solo io che racconto le storie, io posso raccontare delle storie perché questo è il mio mestiere. Penso che ogni donna, ognuno di noi, qualunque sia il mestiere che fa, può muoversi nel mondo e anche in questo nostro paese, stimolando gli altri, la propria famiglia, i propri figli, le proprie sorelle, i propri fratelli,
a pensare a quanto questo sia assurdo, perché questo tipo di mentalità folle venga cancellata per sempre. Ognuno di noi lo può fare. Io sì, mi si conosce, no? Mi conoscono tutti e faccio i film, però questo è il mio lavoro, io posso raccontare queste storie con le storie, però ognuno lo può fare. Pensa quanto possono farlo gli insegnanti e le insegnanti, quanto possono farlo i genitori, quanto possono fare gli zii e le zie con i propri nipoti, qualunque sia il loro mestiere, quanto lo può fare una persona che lavora in un ufficio e vede qualcosa che non gli piace, può intervenire. Ognuno di noi può fare qualcosa, e quindi anche tu, e quindi grazie per aver fatto questa domanda.